Oggi parliamo di uno dei miei argomenti preferiti in assoluto. La ritualità, compiere rituali, organizzare cerimonie, celebrazioni e tutte cose di questo tipo. Cos'è che dobbiamo sapere? Cos'è che ci sta sfuggendo in questa spiritualità? Lasciatemelo dire un pochettino da fast food. Cos'è che rischiamo di perderci per strada e che come un boomerang ci torna addosso oppure ci dà la famosa zappa sui piedi? Te lo spiego tra pochissimo. Se ancora non mi conosci, sono Laura Ghianda e oltre a parlare tantissimo, essere logorroica su questi argomenti di spiritualità, di dea, teosofia, spiritualità radicata, sono anche una ritualista, con una discreta esperienza nazionale e internazionale. Per cui tutto ciò che ti dirò non viene soltanto dalla mia tradizione, dal mio particolare approccio, dal modo in cui sono stata formata, ma anche dalla rielaborazione di questo proprio alla luce del lavoro sul campo. È un lavoro sul campo che ho avuto la possibilità di fare con grossissimi numeri di persone, un qualcosa che è molto difficile da sperimentare qui in Italia, ma che insegna moltissimo proprio sulla gestione energetica, sull'intento e sulla consapevolezza della cosa. Probabilmente questo sarà il primo di una serie di video che farò sull'argomento, perché altrimenti dovrei stare a parlare come minimo per 4 o 5 ore. Però mi voglio focalizzare, direi, sulla base, quello che viene prima di tutto quanto, un qualcosa che deve far cambiare, scattare qualcosa nella tua mente, affinché poi alla fine di questo video siamo tutte e tutti in grado di osservare il fenomeno e quello che ci viene proposto con uno sguardo più critico, più consapevole e quindi anche in grado di scegliere chi vogliamo come nostro insegnante o come nostro cerimonialista, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono due ingredienti fondamentali, senza i quali è assolutamente anche inutile parlare di ritualità. Uno, sei tu, te stessa e te stesso, però in una particolare condizione. E questo aprirà tutto un capitolo di pratiche e lavori su se stessi per arrivare a essere in quella determinata condizione, che adesso dirò per semplicità nella tua pienezza. O comunque, siccome il raggiungimento della pienezza è sempre un work in progress, nel modo più espanso possibile, il meglio che puoi dare. E questo è uno. L'altro invece è la cornice di significato, che è la sfera collettiva, se vogliamo, quello che nutre la forma pensiero di energia che attinge a un bacino di esseri umani. A sua volta, siccome non ci piace fare le cose banali e semplici, questa dimensione di significato si può quantomeno, sempre semplificando, suddividere in altrettante due macro categorie. Uno, l'aspetto culturale tout court, ovvero il fatto di essere immersi in una cultura occidentale, italiana, con quindi delle macro istanze, delle caratteristiche che ci portiamo dietro anche se non vogliamo, e quella delle tradizioni in generale a cui ci si rifà. Quindi io nella mia massima pienezza in questo momento e la cornice di significato che deve essere condivisa e consapevole quantomeno sia per quel che riguarda la cultura in generale sia per quel che riguarda la tradizione in particolare di cui ci facciamo portatori e portatrici. Quello che funziona molto dall'avvento dell'era di internet, soprattutto c'è stata una sferzata, una spinta esponenziale, è il ritualino preconfezionato, che è un qualcosa che può andare anche bene e che qualcuno leggendolo può sentire talmente tanto suo che non è da condannare tout court, ok? Ricordiamoci, se non mi conosci, io non adotto una logica duale o positiva, dove c'è in assoluto qualcosa che va bene e in assoluto qualcosa che va male. Però mi piace ragionare e argomentare e portarci su un livello di spirale sempre più profonda, perché di fatto questo è il mondo della superficie, della superficialità, dell'offerta che è talmente tanta e talmente rumorosa che il rischio è di non avere né il tempo e neanche la voglia di approfondire. Qual è il rituale preconfezionato che
Se fatto nel modo standard, che di solito è preso così dal pubblico in generale, è quello che chiamo rituale passivo, che è un po' come la preghiera passiva, ti linko il video sopra e sotto. Ad esempio, prendi il libro con la lista di rituali. Prendi una candela rossa, accendila, prendi il fogliettino, ci scrivi sopra questa frase. La frase è 2 punti, la 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 la. Piega il fogliettino in 3 parti, le 3 parti le metti sotto la candela, lascia la candela bruciare tutta la notte. Oppure, prendi questo disegno che viene dalla cultura Maya antichissima. Questo disegno della cultura Maya antichissima era utilizzato dai sommi sacerdoti e le somme sacerdotesse per propiziarsi la 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 la. 2 esempi banali. Nuovamente ti linko il video sulla vera femminilità perché ha degli elementi in comune con questo ragionamento, te lo linko sopra e sotto. Non si tratta di dire è giusto il disegnino Maya o è sbagliato, è giusta la candela rossa o è sbagliata. Questa è una logica duale oppositiva, non è il mio. Quello che io ti voglio portare all'attenzione è ben altro ed è l'intento e la consapevolezza che vanno ad attingere a entrambi gli ingredienti che ti ho presentato all'inizio del video, ovvero te come pienezza e la cornice di significato che deve essere condivisa. Ecco quello che manca. Nel momento in cui io mi faccio il foglietto con la frasetta che leggo perché me l'ha scritto il libro che lo devo fare e mi è scritto il libro che devo usare la candela rossa e il disegnino Maya e lo faccio e aspetto che le cose accadano, io in una cornice rituale che ho attivato sto sottolineando un mio stato di passività. Pensiamo un po' al contenitore rituale come un amplificatore, ok? Quindi l'input che ci metto viene amplificato. Io ci sto mettendo un input su me stessa che riguarda la passività e sto mettendo un input per quel che riguarda la cornice di significato che è l'incomprensione. Somma delle cose, sto creando nel mondo a un livello sottile il pretesto per continuare a rimanere nella superficialità e togliere potere a me stessa. Lo so, sono sempre scomoda, sono una persona orribile, ti prego, perdonami. In realtà è che mi sta a cuore un mondo migliore e voglio assolutamente, quantomeno, spiegarti la mia argomentazione in merito. Poi se ti fa schifo, sei libera, non ti iscriverai al canale e va bene così. Però intanto ascoltiamo, proviamolo a fare un passo in più perché io ho fede in questo nuovo umanesimo che ha il coraggio, le ovaie e le palle di approfondire. La ritualità è una cosa un po' da maniacali. Se c'è una roba su cui sono ossessiva compulsiva è proprio questo aspetto, perché sul resto lasciamo perdere, va. Ogni gesto, ogni scelta, ogni piccola cosa va soppesata e riempita di significato. È la base. La ragione per cui questi ritualini preconfezionati funzionano molto bene è che danno nell'immediato una risposta apparente a un problema che è tipico di quest'epoca, l'identità e quindi il senso di appartenenza. Nel momento in cui io ho il mio altare col pentacolo, con tutte le mie candele colorate, eccetera, in effetti è terapeutico, io consiglio di farlo, farò un tutorial anche sull'altare. Però non basta quello. Per cui al momento io vedo l'immagine estetica di un qualcosa che mi conferisce identità e mi accontento e mi adagio su questa identità che reputo già di avere. Allo stesso tempo, se non c'è una grossa dimensione di complessità, sarà anche più facile credere tra me stessa, mi viene da dire, di appartenere già a un gruppo, di essere parte di qualcosa. Sono bisogni fondamentali questi. Ecco, quello che io dico è che lo possiamo fare meglio e lo possiamo fare veramente bene. Bene in che senso? Nel senso di restituire potere a noi e quindi anche a ciò che andiamo a creare. Il rituale, un po' come la magia, è sempre un'arte. Un'arte di che cosa? Di modificare la realtà secondo volontà. Se però ci togliamo la volontà, cosa modifichiamo?
Tornando agli esempi della candelina e del disegnino, la candelina risponde un po' al sottoinsieme culturale della cornice di significato. Sottoinsieme culturale significa che la candela rossa per cosa? Perché non è mica scontato che i colori siano gli stessi al cambio di cultura e di periodo storico. Per questo potete sentire la mia cara amica Luisa Camatta, che è una favolosa creativa consulente d'immagine esperta nel significato simbolico dei colori. E lei vi potrà spiegare benissimo che un colore in una cultura ha un significato, in un'altra cultura ha tutt'altro significato magari. Quindi è importante non dar per scontato, soprattutto, e qua ci riallacciamo al disegnino Maya, quando importiamo delle tradizioni di altri correnti, altri popoli del passato, del presente, qualsiasi cosa. Allora lì andrebbe molto ben spiegato, intanto dichiarata la tradizione che si segue, l'approccio. Questa è questione di serietà. Io sono stata formata in questo tipo di tradizione, per cui per questo tipo di simbolismo di colori mi affido a questa tradizione. Così tu puoi capire se utilizzarla facendo anche questo scatto, uso il colore rosso così come questa tradizione la intende, oppure no, oppure decidere di tenere il significato e scegliere il colore che per la tua tradizione o per la tua cultura più si avvicina a quel significato. Quindi questo vale sia per le tradizioni e sia per i cambi di cultura. Ancora abbiamo tantissimo la fuga all'estero nella concezione di spiritualità e di ritualità, un po' perché certe culture sono arrivate a noi, forse io qua ho qualche riserva, però in maniera meno recisa e storpiata e distorta rispetto a quello che è successo a casa nostra. Però è altrettanto vero che, a proposito della tua pienezza, l'utilizzare il luogo dove vivi, dove sei nato e quindi affondare le radici nella tua terra amplia quel senso di pienezza in maniera esponenziale. E a proposito di questo tuo senso di pienezza personale, rimanere in pratiche passive e anche in credenze e dogmi spirituali che appartengono ad altri tipi di religioni, ma che, siccome sono duri a morire, vengono traslati anche in correnti attuali alternative, non ti aiuterà, perché di fatto quello che rende il tuo potere potente, appunto, quello che amplifica la tua forza, è la capacità di sentirti il più possibile e di utilizzarti te stesso e te stessa come strumento. La magia e la ritualità per me hanno questa cosa in comune, non sono necessariamente sinonimi, un altro video per questa cosa, ma in comune hanno io uso l'immagine della tessitura, puoi usarne un'altra, quella della musica, quella che preferisci. Con me funziona benissimo l'immagine della tessitura, un grande ricamo, un grande arazzo. Tu sei quella e quello che muove quei fili per creare qualcosa. E tutto sta a capire quali sono i fili che partono da te, quali quelli che arrivano dalla tua cultura, quali quelli della tua tradizione, e se lavori con altre persone, quelli della loro cultura e la loro tradizione, quali quelle dell'attimo, dell'ora, del momento di adesso, quali quelli della peculiarità del luogo in cui ti trovi e altre cosette su cui magari ci faremo anche un seminario, che la cosa mi garba. Ma tu devi imparare a tessere per tutte queste cose. E imparare a tessere significa essere centrati, presenti e consapevoli del tuo lavoro di tessitura che puoi fare. Capisci un po' che il libro che ti dice le cose come le devi fare, senza tutto il lavoro prima. Capisci un po' che anche quei foglietti che vanno tantissimo anche in tradizioni attuali, dove la formula è scritta, che in realtà li utilizziamo perché ricalcano la nostra religione di provenienza, dove è tutto scritto su un libro, ma manca la critica se questo è una formula che si addice al nostro tipo di spiritualità e di ritualità oppure no. Spoiler, in quella che seguo io, no.
La teosofia ha tutta una parte di ritualità riscritta, riragionata esattamente su questi principi che ti sto presentando e che va proprio a lavorare in questo modo. Tu quel telaio lo devi imparare a sentire, a muovere e a 360 gradi riuscire ad attivare tutto quello che è la tua sensazione, consapevolezza e significato. La condivisione di significato è fondamentale. Noi non siamo isole nella ritualità. Possiamo anche esserlo per cose che riguardano noi stesse e noi stessi e basta. Un qualcosa che non si produce così tanto di frequente, perché nel momento in cui tu vuoi l'appoggio del tuo gruppo, anche per un rituale che riguarda te, allora tu attingi a una cornice di significato che deve essere condivisa. Condivisa, nei dettagli, questo vuol dire questo vuol dire quello, questo è il nostro modo di fare le cose, i confini sani che permettono di dare direzione. Per farti una metafora, è come le regole del codice stradale. Se noi in nome della libertà leviamo le regole perché ognuno di noi può fare un po' quello che è il suo sentire, non riusciremo a raggiungere il punto B dal punto A perché in quella strada succederebbe il caos. Una macchina va a destra, l'altra va a sinistra, quella dà la precedenza, l'altra non lo dà, eccetera. Riusciamo a percorrere la strada perché ci siamo messe d'accordo. Ecco il senso delle regole, non è l'obbedienza a una autorità, ma ci siamo messi d'accordo e per il nostro gruppo questo funziona, allora tutti riescono a dare una direzione. Allora io attingerò a quella forma pensiero che sosterrà la mia ritualità e siccome quanto so che è condivisa, è quello che funziona, sono quelli i confini delle tradizioni, ragazze e ragazzi, quanto so che è condivisa, tanto so che potrò spingere quella cosa lì. Quando invece do per scontato, nella spiritualità di oggi è tutto un dare per scontato. Cosa vuol dire anima? Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire tutto un dare per scontato. Non si fa. Se do troppo per scontato, se penso di trovare già la cosa pronta, se non ho fatto un lavoro su di me per trovare quel mio potere, quella mia forza, che è quella che mi dà l'abilità di tessere quei fili del telaio, ho paura che saremo non solo poco significative e poco significativi, ma che quello che libereremo nel mondo, appunto, non è un qualcosa di così tanto desiderabile, né come individui né come gruppo umano. Se ti interessa saperne di più di ritualità, ho in mente qualche seminario che vorrei provare a proporre di persona, regole del Covid permettendo, perché voglio che siano per tutte e tutti. Se i miei argomenti ti piacciono, iscriviti al canale e attiva le notifiche, così saprai sempre quando esco con un nuovo video. A presto!